Ciao a tutti, siamo arrivati qui a Kathmandu, questo è il mio amico Ari. Say hello to Italy, Ari. Hello. Ari ci sta cercando di darci una mano a organizzare tutto, siamo veramente stanchi, non ho dormito per niente, comunque sono contentissima di essere qui perché finalmente sono a Kathmandu e la nostra avventura comincia. La corsa in montagna su lunghe distanze, l'adattamento alla quota, la ricerca scientifica sulla resistenza del fisico umano in condizioni ambientali severissime. Questo è lo skyrunning, pratica sportiva in costante ascesa, sempre alla ricerca di nuove sfide e di imprese ai limiti dell'impossibile. Telepiù ha seguito gli Skyrunners, i corridori del cielo, nella loro ultima fatica, portare a termine la maratona più alta del mondo, 42 km e 195 metri a quota 5.002 in una vincente gara contro se stessi e contro la propria resistenza fisica. Teatro di questa impresa non poteva che essere il tetto del mondo, la catena montuosa dell'Himalaya tra il Nepal e l'altopiano del Tibet. Ma chi sono gli Skyrunners? Quale forza li spinge al limite delle possibilità umane? Lo abbiamo chiesto a Marino Giacometti, fondatore e loro padre spirituale. Marino, ci puoi spiegare come sono nati gli Skyrunners? Sì, vengo definito un po' ironicamente il padre, non perché sia stato il primo corridore ad alta quota, hanno sempre corso tutti gli uomini in alta quota, ma sono stato senz'altro uno dei primi a istituzionalizzare questo nuovo modo di correre, farlo diventare uno sport. Praticamente da 4-5 anni che organizziamo gare individuali o di gruppo che raggiungono e superano la quota dei 4.000 metri. Ormai è entrato in vena a tutti che è possibile correre a queste quote, veniamo considerati quasi degli esseri normali ormai, che corrono, arrivano in cima a una montagna, scendere e salire da una montagna di corsa ormai è accettato, e anche correre a oltre 4.000 metri di quota. Ci puoi anche parlare un pochino di queste gare che andranno a fare in Tibet? Perché proprio in quel posto? Ecco, diciamo che bisogna fare un piccolo ostacolo, nel senso noi abbiamo ormai istituzionalizzato la corsa sopra i 4.000 metri, però non sappiamo ancora se è possibile correre sopra i 5.000 metri. In Tibet, dove facciamo questa maratona, che sarà una rarità, non la faremo certamente tutti gli anni, è praticamente un test che deve rispondere a questa domanda: è possibile che un uomo possa correre per diverse ore a oltre 5.000 metri di quota? Questo posto in Tibet è probabilmente l'unico al mondo, l'unico plateau al mondo che risponde a questi requisiti. 5.200 metri è una quota costante dove gli atleti proveranno a correre per 42 km ininterrottamente. Una prova di questo genere non si poteva improvvisare. A 5.200 metri di quota, l'ossigeno nell'aria è circa la metà di quello presente a livello del mare, e ciò ha gravi implicazioni sul lavoro fisico aerobico, come quello della corsa su lunghe distanze. Per permettere agli Skyrunners di acclimatarsi e di allenarsi in condizioni ambientali simili a quelle che avrebbero incontrato in gara, è stato organizzato un periodo di permanenza in alta quota di 2 settimane. La sede scelta per questa fase di cruciale importanza per la loro sfida è stata la piramide del CNR, un'avveniristica struttura alle pendici del Monte Everest, sede del laboratorio di ricerca più alto del mondo, al quale siamo arrivati dopo 4 giorni di trekking sui sentieri della Valle del Khumbu. Il percorso si è snodato attraverso boschi, torrenti, villaggi, morene ed alti piani, in uno scenario naturale di rara bellezza, dominato dalle imponenti cime della catena himalayana. Dal villaggio di Namche, a quota 3004, siamo saliti fino ai 5.050 della piramide. Vi posso assicurare che a questa altezza l'aria è veramente sottile e soltanto muovere pochi passi costa molta fatica. Ora mi trovo con il responsabile della piramide, Gianpietro Verza. Ciao Gianpietro. Ciao. Da quanto tempo sei qui? Da quanto tempo lavori qui alla piramide e puoi spiegarci esattamente cosa fai? Sì, io sono qui in questa stagione dall'inizio di agosto, però seguo il laboratorio dall'inizio, da quando è stato installato nel 1990.
Il mio ruolo è occuparmi della gestione del laboratorio complessiva, quindi da parte telecomunicazioni, energia e poi tutta la parte logistica. Io sono guida alpina e seguo in maniera particolare la strumentazione, gli impianti che abbiamo all'interno del laboratorio, che sono molto importanti. Il problema è che questo laboratorio un po' alla volta sta diventando anche osservatorio, quindi abbiamo tutta una serie di macchine che acquisiscono i dati, abbiamo una stazione sismica là in fondo, una stazione meteo qua dietro, abbiamo delle macchine che trasmettono dati via satellite, quindi semplicemente il far funzionare tutto richiede anche per una persona sola un impegno notevole. Poi non dimentichiamo che la quota è 5.000 metri. Adesso ci fai vedere dentro, giusto? Senz'altro. Ok, certo. andiamo. Andiamo. Bene, adesso andiamo nel laboratorio di fisiologia, che è il laboratorio più grande e più importante che abbiamo. Questa macchina che vedete è un ciclo ergometro, questo serve per i test di sforzo. Qui abbiamo Sergio, che è un medico ricercatore, che sta facendo un po' i suoi lavori. Qui abbiamo tutta una serie di strumenti per i test di sforzo, mentre da questa parte abbiamo la strumentazione di analisi chimica dei campioni di sangue. Ciao Cancia. Ciao. Questa è la dining room, la nostra stanza di ritrovo, ma anche un pochino il posto dove ci si incontra, dove pranziamo, dove ceniamo. Nonostante siamo a 5.000 metri, come vedete, abbiamo cercato di dare un pochino di comodità, come l'acqua corrente, il forno microonde, la televisione, le cassette. Questo serve per diminuire lo stress dei ricercatori, che lavorando diversi giorni a questa quota sono sottoposti a ritmi notevoli. Ok, vi porto al secondo livello adesso. Questa al secondo livello è la parte abitativa del laboratorio. Abbiamo le stanze, qui possiamo ospitare fino a 24 persone. Un angolo importante è questo, dove per ogni evenienza abbiamo preparato la cassa iperbarica, che è questa, e il concentratore di ossigeno. Bene, adesso vi faccio vedere il terzo livello. Ecco, qui siamo nella cuspide della piramide. Questo è il posto che alloggia i nostri impianti di trasmissione dati, il nostro telefono satellitare, fax, il sistema che ci collega tramite un satellite sopra l'Oceano Indiano a tutto il resto del mondo. E insieme ad altri paesi in tutto il mondo noi ospitiamo uno dei 40 trasmettitori di riferimento per il sistema DORIS. Questo singolare laboratorio scientifico del Consiglio Nazionale delle Ricerche in Himalaya dispone di un sistema di alimentazione ad energie esclusivamente pulite. Abbiamo una parte idroelettrica con circa 7.500 watt, una parte solare e una parte eolica. EVK2CNR è il nome di questo particolare progetto di ricerca patrocinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. EV sta per Everest, K2 per Karakorum 2. E queste due montagne sono state misurate all'inizio del progetto. Il progetto ormai dura da quasi 10 anni ed è quello che ha poi permesso di sviluppare il laboratorio nel 1990. 7 gli atleti protagonisti di questa incredibile avventura, selezionati tra un centinaio di skyrunners che in questi ultimi anni si sono impegnati nella demolizione dei record di ascesa e discesa dalle più alte vette della Terra. 3 ore e 15 minuti per il Cervino, meno di 7 ore per il Monte Bianco, 4 ore e 24 minuti per il Monte Rosa, ma mai prima d'ora avevano sostenuto una prova di durata ad un'altezza costante di questo genere. Ma andiamo a conoscere uno per uno i protagonisti della Sky Marathon. Mi chiamo Matt Carpenter, vengo da Colorado Springs, Stati Uniti. Sono qui nella terra dell'ippossia come skyrunner. Lo skyrunning per me è salire il più veloce possibile, il più in alto possibile. Mi chiamo Giovanni Martino, faccio parte della squadra degli skyrunner da 2 anni e vengo da Venasca in provincia di Cuneo. Mi chiamo Matteo Pellin, sono di Courmayeur e niente, siamo qua per fare questa maratona, speriamo che vada tutto bene. Sono Pep Ollier, vengo da Villafranca in Catalogna e sono qui per acclimatarmi e per preparare la maratona più alta che esiste al mondo. Ciao a tutti, sono Rob Rees, vengo da Grand Junction, Colorado. Sono in Nepal per vedere quante cellule cerebrali posso uccidere a 5.000 metri. Salve, sono Fabio Meraldi,
vengo dalla Valtellina, sono una guida alpina, faccio parte degli Skyrunner diciamo, da quando sono nati. Mi chiamo Bruno Brunot, sono italiano, arrivo dalla Valle d'Aosta, sono molto contento di essere qui, speriamo che vada bene tutto. Durante la loro permanenza in piramide, gli atleti sono stati sottoposti a numerosi test per misurare la massima potenza aerobica ed il livello di accumulo di acido lattico nel sangue. In quota, infatti, l'allenamento e le prestazioni sportive di lunga durata sono seriamente penalizzate dalla minore pressione atmosferica. Minor pressione significa minor densità dell'aria e ciò comporta un ridotto apporto di ossigeno ai muscoli. Un altro fattore che penalizza la performance fisica in quota è il pericolo della disidratazione a causa della minore umidità dell'aria e della maggiore frequenza respiratoria. Un'equipe di medici ha seguito gli atleti per tutto il periodo per studiare come ci si possa adattare a condizioni ambientali così difficili, cercando di scoprire i meccanismi dell'acclimatazione. Questo processo fisiologico consiste soprattutto nel progressivo aumento dei globuli rossi e quindi della capacità di svolgere il lavoro. Questi studi, oltre a contribuire alla ricerca medica specifica, hanno permesso di mettere a punto piani di allenamento personalizzati per far rendere al massimo l'atleta in gara. A questo scopo è risultato molto importante il test di Cooper, che consiste nel correre 12 minuti alla massima velocità possibile. Ce la illustra il dottor Sergio Roy, il fisiologo che da diversi anni segue gli Skyrunners. Il test di Cooper è un test che consiste nel correre per 12 minuti, tentando di percorrere la massima distanza possibile, ed è un test che è correlato con la massima potenza aerobica, per cui è un test estremamente interessante, visto che noi abbiamo misurato direttamente la massima potenza aerobica in laboratorio in piramide. Questo test l'abbiamo fatto su questo spiazzo piano, ha un problema perché il terreno è sabbioso e quindi è un pochino sottostimato. È un test estremamente interessante perché a quasi 5.200 metri Matt Carpenter è riuscito a percorrere 2.985 metri, il più scarso ha percorso 2.361 metri, quindi sono dei test veramente molto importanti, perché ci danno una reale indicazione sulla possibilità di correre a queste quote. Inoltre abbiamo controllato la frequenza cardiaca e effettuato dei prelievi per la lattacidemia. Una volta analizzati questi test riusciremo anche a impostare nel modo più corretto possibile la velocità nella maratona. La permanenza in quota per un lungo periodo, la fatica dell'allenamento, la tensione legata all'avvicinarsi della gara, la lontananza da casa e la vita in comune in un ambiente ristretto fianco a fianco con i rivali sportivi hanno avuto effetti non solo sul fisico degli atleti, ma anche sulla sfera psichica. Anche per questo in piramide ha avuto un ruolo fondamentale la psicologa Anna Pelamatti, che siamo andati ad intervistare. Prima di tutto, come sei arrivato alla piramide? Perché questo tipo di studio sugli atleti e sull'alta quota? Ma a noi interessa all'interno del Peak Performance Project, che è legato all'attività degli Skyrunner e della fila Skyrunner, studiare non solo gli aspetti medici ma gli aspetti psicologici. Cosa significa? Significa che a noi interessa vedere come l'ipossia, in questo caso, cioè qui in alta quota, influisce sugli aspetti più cognitivi della persona umana. Dal punto di vista psicologico si può correttamente dire che l'alta quota è condizioni estreme. Allora la nostra capacità di adattamento ci permette appunto di adeguarci e di funzionare comunque, però è molto difficile. Si è continuamente in difficoltà, non solo fisicamente, perché fai fatica a respirare, perché soffri abbastanza di insonnia, perché moltissime persone hanno nausea, hanno mal di testa, ma anche psicologicamente, perché tu hai un rapporto col corpo in condizioni estreme difficili da gestire. Concluso il periodo di allenamento e di acclimatazione, abbiamo affrontato il lungo trasferimento dalla piramide a Tangula in Tibet, luogo scelto per lo svolgimento della gara. Con
Con il progressivo abbassamento della quota, l'aumento della pressione atmosferica ha portato tutti immediati benefici. Camminare, parlare e respirare tornava ad essere una cosa semplice e naturale. A dispetto di un cielo carico di pioggia che non prometteva niente di buono, è arrivato l'elicottero che da Samboche ci ha portato a Kathmandu, capitale nepalese, e molti di noi ne hanno approfittato per fare una breve visita alla città. L'indomani di nuovo in viaggio, in autobus verso il confine cinese, attraverso paesaggi lussureggianti e scene di vita agreste. Dopo aver sbrigato le formalità burocratiche, dal verde delle vallate nepalesi, eccoci finalmente su altopiano tibetano, ventoso e desertico. Qui abbiamo montato le tende, posto una cucina da campo e ci siamo preparati per la notte. Siamo in Tibet a quota 4.400 metri. Qui passeremo la notte in queste tende e domani ci porteremo su a quota 5.002 per vedere finalmente la maratona degli Skyrunner. E qui sembra di essere su un altro pianeta. La mattina di buon'ora, dopo aver studiato il territorio, gli organizzatori hanno misurato 42 km e 195 metri, distanza classica per la maratona. Hanno tracciato il percorso, segnalato da bandierine rosa, organizzato i punti di rifornimento e scelto il traguardo in un luogo molto suggestivo, circondato da un numero incredibile di preghiere tibetane. A mezzogiorno sono giunti gli atleti e sui loro volti si leggeva la tensione per la gara. Siamo a Tangula, quota 5.200 metri e tra poco partirà la Sky Marathon. Gli atleti si stanno preparando e entro 5-10 minuti dovrebbero partire. E qui il panorama è veramente spettacolare. Dopo un breve riscaldamento, eccoci al momento tanto atteso, la partenza della maratona più alta del mondo. Pronti? 3, 2, 1, go! Dusk, dawn, stay. Where did it go? I've been laughing, fast and slow, moving in still frame, howling at the moon. Morning found me laughing. Dopo un avvio a velocità sostenuta, il gruppo si è frammentato e si sono delineati distacchi via via crescenti. La lunga distanza e le condizioni estreme hanno fatto sì che gli atleti facessero corsa solitaria, misurando ogni passo ed ogni respiro senza forzare. L'obiettivo primario era infatti dimostrare la reale fattibilità di una maratona a 5.200 metri e quanto ciò significhi a livello psicofisico. Ciò nonostante, anche l'aspetto agonistico ha avuto la sua parte. Protagonista assoluto è stato Matt Carpenter, 31 anni, del Colorado, l'uomo più veloce del mondo in quota, l'unico atleta capace di correre una maratona a 4.000 metri in meno di 3 ore. Matt, indicato da molti come il favorito della vigilia, è scattato subito al comando e ha fatto corsa solitaria.
Gli scalatori, come ad esempio Fabio Meraldi e Bruno Brunò, abituati a tracciati più movimentati, non si sono trovati a loro agio su un percorso a pendenza costante che non concedeva all'atleta nessuna pausa. Low, low, low. Low, low, low. I said the morning isn't. Il terreno accidentato e soprattutto la rarefazione dell'aria hanno imposto agli atleti una fatica insopportabile. Frequenti rifornimenti a base di acqua, reintegratori salinici e zuccheri, predisposti ogni 3 chilometri, hanno contribuito ad attenuare gli effetti della disidratazione molto sensibile a queste quote. Your grass is grassy round, your light white is bright light white light. I skip the part about light. It seems so shallow. Low, 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 low. Alla fine, dopo 3 ore, 22 minuti e 25 secondi, Matt Carpenter ha tagliato per primo il traguardo ed è stato anche capace di darci a caldo le sue impressioni sulla gara. Things go, they come, go, they live and grow, they pass and go, and glow and glow. Vuoi fare un altro giro? No. È stata dura. Ogni volta che controllavo le pulsazioni sull'orologio ero costretto a rallentare. Gli Skyrunners vanno sempre più in alto, più veloce. Che posso dire? Abbiamo portato a termine una grande impresa. Questo è il limite? No, temo che l'anno prossimo ci faranno correre sull'Everest. Questa sarà la prossima sfida. Ok, congratulations. Ok, Matt Carpenter, number 1, Skyrunner, yeah! La piazza d'onore si è decisa allo sprint. Che emozione! Dopo una gara di oltre 42 km, negli ultimi metri, Rob Rees ha avuto la meglio sul catalano Pep Olé, per un podio tutto straniero. Come ti senti, Rob? Sì, sto bene. Ce l'hai fatta, secondo posto. È stata dura. Questa è la parte più difficile, probabilmente. Tre giri fa mi sono voltato e Peppe non c'era più, ma poi mi ha di nuovo raggiunto. Abbiamo corso insieme per un po', ma alla fine non collaborava. Alla fine ce l'hai fatta. You got it. Come on, 2 Americans. 3 Americans, ok. Numero 1, numero 2. Matt Carpenter, Rob Rees. Al quarto posto è arrivato il valdostano Bruno Brunò, detentore del record del Cervino, che purtroppo non si è trovato a suo agio sul percorso pianeggiante. Allora come ti senti? Riesci a parlare? Sì, sto bene, le gambe non girano più veloci in pianura, Newton non riesco ad andare di più. È stata dura questa quota? È stata dura, per la pianura qua le gambe è stata molto dura. Sì, però sei stato abbastanza costante, ho visto, forte, non hai mai mollato. Sì, sono contento di averla finita perché è già un'impresa a finire questa gara. È vero, sono d'accordo. Complimenti, Bruno Brunò, quarto posto, yeah! Via via sono giunti, stremati, gli altri concorrenti, Fabio Meraldi, Giovanni Martino e Matteo Pellin. Neanche un ritiro e tutti con un tempo inferiore alle 4 ore. La sfida è stata vinta, si può correre anche a 5.000 metri. Complimenti ai medici, agli organizzatori, ma soprattutto a loro, gli Skyrunners. Tutte e 7 vincitori al di là della classifica, più che mai corridori del cielo,
più che mai vicini al limite delle possibilità umane. E così si è terminata la prima grande maratona degli Skyrunners a quota 5.200 metri nel Tibet. È stata veramente divertente ed entusiasmante. Al primo posto Matt Carpenter di Colorado, al secondo posto Rob Rees, sempre un americano, al terzo posto un catalan, Pep Olet, e tutti gli altri sono arrivati sotto 4 ore. Tutto il tempo sotto 4 ore, incredibile ragazzi. Comunque noi ci siamo divertiti, spero anche voi, e a presto, ciao!